Ciao, stai per ascoltare l'ultimo episodio di questa stagione di mitologia interamente dedicata alla guerra di Troia. Rimaniamo d'accordo che ci sentiamo di nuovo fra qualche lunedì, ti va? Ti invito, come ad ogni pausa estiva, a riascoltare le puntate che hai più gradito, anche quelle più lontane. Lo faccio anche io di tanto in tanto. È una cosa che mi dona il piacere del riscoprire. In ogni caso, ti auguro di passare giorni sereni e, se sei in ferie, di provare piacevoli momenti di ricarica. Un'ultima cosa. Se tutto va come sembra che voglia andare, all'inizio di ottobre capiterà una piccola bella cosa. Ti aggiorno meglio quando ci sentiamo, verso l'ultima settimana di agosto. Va bene? Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 154. Diomede contro Ares. Enea, ferito da Diomede, giace svenuto all'interno della nube nera creata da Apollo che lo protegge dalle armi degli Achei. Il dio ha respinto l'attacco furioso del figlio di Tideo e lo ha avvisato che non beneficerà un'altra volta della sua magnanimità. Se oserà continuare con i suoi assalti, morirà ancor prima di aver fatto un passo. Diomede indietreggia e Apollo porta Enea a Pergamo affinché venga curato. Il dio dà vita ad un fantasma di Enea, uguale a lui in tutto, e lo manda a combattere per le file troiane. Apollo poi corre a conferire con Ares, informandolo di come Atena stia dietro le spalle di Diomede, che oggi combatte al pari di un dio. Ares comprende come Atena, invitandolo al riposo con una ingannevole tregua tra fratelli, lo abbia in realtà voluto allontanare dalla battaglia e si sia presa gioco di lui. Ettore, nel frattempo sceso in campo, riporta in avanti il fronte troiano, facendo breccia nelle forze achee. Lo scontro diviene, se possibile, ancora più cruento. Ares, che ama i troiani, fa scendere la sera, mentre Apollo riporta guarito e furente Enea tra i suoi soldati. Ares, Apollo ed Eris, la dea della discordia e del furore indomabile, spingono i troiani verso i greci. Aiace, Odisseo e Diomede incitano i soldati a non cedere all'attacco e ad attaccare a loro volta. Per mano di Diomede, Enea ed Ettore, moltissimi giovani soldati, ardenti nel cuore ma infinitamente inferiori nel maneggiar le armi, cadono nella polvere. A vedere queste giovani vite dissolversi, Menelao, che tutti dicono caro ad Ares in quanto re di Sparta, viene scosso da pietà e agita la sua lancia in direzione di Enea. In verità è il dio della guerra che lo sta invitando ad incontrare il campione dei troiani, certo che il figlio di Anchise lo ucciderà. Un figlio di Nestore
blocca la strada a Menelao per evitare un pericolo di morte del re e una conseguente sconfitta nella battaglia. Nella mischia brutale perde la vita l'Eponemo, figlio di Eracle, che combatte per i Greci, in uno scontro con Sarpedonte, figlio di Zeus, campione dei Lici, accorsi in aiuto dei Troiani. Dopo uno scambio di frasi di sfida, i due contemporaneamente lasciano volare le loro lance. Sarpedonte viene terribilmente ferito alla coscia, ma la sua lancia porta via la vita all'Eponemo, trapassandolo in pieno collo. Ettore va all'attacco e come una nave che frange i flutti egli attraversa le file achee, imbattibile. Diomede lo vede sbaragliare i soldati greci e indietreggia. I suoi occhi ben vedono il possente Ares che a grandi passi combatte insieme ad Ettore. Diomede parla ai suoi. Amici, non stupitevi che Ettore, l'audace guerriero, sia oggi così intrepido. Un dio è al suo fianco e lo difende dalla morte. Opponetevi ai troiani dunque, ma ritiratevi un poco alla volta. Non osate combattere contro un dio. Era dall'Olimpo guarda preoccupata agli scontri. Le sue speranze diminuiscono ad ogni passo che i greci fanno in ritirata. Ordina ad Atena di prepararsi alla battaglia. La dea, dagli occhi azzurri, scivola velocemente dalla sua tunica bianca e immacolata e indossa la sua dorata armatura, col cimiero bellissimo, l'egida spaventosa e la lancia splendente. Hera poi si reca da Zeus a perorare la sua causa. Non provi disdegno mentre Ares spinge le forze troiane e senza misura stermina gli Achei. Apollo dal disco d'argento e Afrodite gioiscono per aver scatenato quel folle alla battaglia. Mi chiedo se ti adirerai con me e se scenderò tra gli uomini e caccerò Ares dalla pugna. E Zeus invia Atena contro Ares. Ella, la predatrice, è colei che più spesso gli ha inflitto dolore. Hera e Atena, su un carro trainato da cavalli bianchi e perfetti, scendono dall'Olimpo e posano i piedi a terra sulla riva del fiume Scamandro, dove gli animali assetati si abbeverano. Con un gesto, Hera fa spuntare fresca erba per i suoi servitori. Atena prende la forma di Stentore, l'araldo degli Achei, che parla con la potente voce pari a quella di 50 uomini. Si aggira tra le fila e incoraggia i soldati achei con calde parole, ma con gli occhi cerca Diomede. Eccolo, laggiù, insieme a Stenelo, che è ritto in piedi a sorvegliare gli eventi. Diomede è seduto sul suo carro, appena fuori dagli scontri. Sta pulendo la ferita al braccio, resa ancor più dolorante dal sudore sotto la cinghia dello scudo. Atena tocca il giogo dei suoi cavalli e gli parla. Poco somigli al padre che ti ha generato. È vero, Tideo tuo padre era basso di statura, ma un gigante diveniva in battaglia e intrepido. Anche lui, come te, aveva la mia presenza al suo fianco e nulla lo fermava. Ma o la fatica della battaglia ha invaso il tuo corpo, oppure è vile la paura che trattiene la tua mano. Non sei perciò nato da Tideo, il valoroso. E Diomede: ti riconosco, figlia di Zeus. A te apro il mio cuore, parlandoti con franchezza. Nessuna stanchezza e nessuna viltà mi abitano, ma solo il rispetto del tuo comando trattiene la mia mano. Mi proibisti di fronteggiare gli dei beati, se non la bella Afrodite. Per questo ora mi ritiro e ho dato ordine agli altri di radunarsi qui. Da lontano
vedo l'imponente Ares, sovrano della battaglia. Ah, quel dio furioso e incostante che aveva promesso di aiutare le truppe achee, invece voltafaccia ora spinge i troiani. Non aver più timore di lui, Diomede. Ora hai in me una alleata potente. Sprona i tuoi cavalli verso di lui e colpiscilo quando gli sarai vicino. Tirandolo da dietro, Atena sbalza fuori dal carro il fedele Stenelo e aiuta Diomede a salire. Prese, redini e frusta, lancia il carro del guerriero figlio di Tideo contro il dio della guerra in persona. Ares sta avidamente spogliando delle armi Perifante, il più forte degli Etoli, quando vede quel carro dirigersi con superbo furore verso di lui. Atena indossa l'elmo di Ade, che dona l'invisibilità affinché nemmeno il dio la possa vedere. Ares ride al cielo, lascia cadere l'esanime corpo del grande Perifante a terra e muove verso Diomede, figlio di Tideo. Arrivato a pochi passi dal carro che corre all'impazzata, Ares si tende in avanti, alza al cielo la sua lancia di bronzo e la lascia partire verso Diomede per strappargli la vita. La ferma mano di Atena, invisibile, devia quella lancia oltre il carro, lasciando incolume Diomede. L'eroe, ormai giunto vicinissimo al dio, conficca la sua lancia nel ventre di Ares con tutta la sua forza, con tutto il suo orgoglio di essere umano che osa sfidare un dio, con la eroica tenacia di un gesto estremo. E il dio urla. Urla come mai nessuno ha mai urlato prima. Con la voce di 10.000 uomini che vengono a scontro, Ares, mai sazio di guerra, urla e terrorizza Achei e Troiani. Nuvole buie e vento di tempesta riempiono immediatamente l'aria e Diomede, stupito, vede salire al cielo Ares dolorante. Velocissimo il dio viene trasportato verso le bianche vette dell'Olimpo. Qui, seduto vicino a Zeus e mostrandogli la ferita da cui esce la linfa divina che tiene in vita gli dei, Ares parla in modo sommesso. Perché non ti adiri, padre? Noi tutti prendiamo parte agli affari degli uomini in questa guerra e tutti obbediamo al tuo comando per non incorrere nel tuo rimprovero. Eppure siamo tutti avversi a te a causa della tua pazza figlia. Non hai per lei parole o gesti di richiamo. Perdoni ogni cosa a quella figlia tremenda, perché da te è nata. A causa di Atena, il braccio di Diomede è divenuto arrogante ed è riuscito a ferire la dolce e innocente Afrodite per prima, al polso. Non contento, contro di me si è scagliato e solo i miei piedi veloci sono riusciti a salvarmi, poiché egli, simile ad un dio, mi avrebbe tolto ogni forza, lasciandomi circondato da cadaveri repellenti. E Zeus, con lo sguardo irritato, gli risponde: sei venuto qui a piangere addosso a me la tua follia? Essere infido. Tra gli dei tutti, tu per me sei il più odioso, che ami solo le contese e gli scontri e nulla altro interessa il tuo cuore. Hai il furore di tua madre, che io solo riesco a stento a frenare, ed è perché hai dato ascolto ai suoi consigli che arrivi a soffrire di queste pene. Ma sei figlio mio e di mia moglie, e non voglio che tu soffra. Se di un'altra divinità tu fossi il frutto, ti ritroveresti in un luogo ben più basso del Tartaro. Zeus ordina a Peone, la divinità medico dell'Olimpo, di guarire la ferita di Ares. Ebe lava il corpo del dio e gli offre nuove immacolate vesti, in modo che Ares torni splendido sul suo trono nel cielo. Nella grande sala
fanno la loro entrata come se nulla fosse accaduto, Era ed Atena. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.